visto, che è la Limited. Sì. Ricordatevi ragazzi, l'unico che i punteggi che potete vedere qua a destra non sono quelli finali, ma sono quelli coi bonus percentuali, che dopo vi mostrerò ovviamente quelli che sono i veri punteggi finali, provvisori, perché alla fine dei conti siamo soltanto domenica e la giornata finisce questo martedì, quindi potrebbe ancora cambiare qualcosina. Ricalcoli, Allora, cose varie. qualche ricalcolo, qualche pazzia di Opta, oppure Nicolas che magari dice io non voglio che questo vinca, allora pumba, magari mi dà un po' più d'amore, che per esempio ieri io avevo 275 e oggi ho 283, quindi almeno la soglia per ora me la sto pigliando, dai. Speriamo in bene, dai. Allora, iniziamo dalla mia squadra. Io sono andato con lo stack Torino, che purtroppo non ha fatto malissimo, ma mi ha deluso perché mi aspettavo almeno una partita, almeno un gol, dai. Bagna è stato favoloso, che io per fortuna l'avevo messo anche capitano. Rodriguez ha fatto benissimo, anche con il clean sheet di Bagna ha preso 60. E dopo il centrocampo e attacco, infatti, mi ha fatto disastri. Purtroppo non arrivo giusto alla soglia, non ho fatto un punteggione e quindi non arriverò sicuramente nella classifica, non arriverò alto questa volta. Ma Beh, magari potrei anche salvare, chissà, qualche puntino anche sugli scontri diretti, ma di questo vedremo dopo. Perfetto. Qualche commento sul mio Torino? Il tuo Torino è dura col Torino, secondo me. Senza offesa. Cioè, logicamente serve anche un po' di fortuna per vincere questa lega, diciamocelo schiettamente, bisogna essere realisti. Certo. Però più carte hai, più possibilità hai di guardarti le statistiche, le quote, chi è più avvantaggiato, chi meno, chi può far più gol, chi può prenderne di meno. Quindi magari se hai 3 o 4 o 5 collezioni, logicamente puoi portarti da parte tua un 20-30% in più di fortuna, diciamo, di statistica, e quindi c'hai più possibilità. Poi tutto dipende, la palla logicamente è rotonda, quindi potrebbe vincere chiunque. Col Torino è difficile, secondo me. Cioè, è difficile. Vabbè, alla fine lo stack Torino mi serviva per forza per la prima, perché alla fine dei conti io, essendo un manager che gioca principalmente con la Uber Pro League, cioè la Lega belga e la Lega argentina, in questa Game Week mi trovavo che le mie migliori carte non giocavano. Prossima Game Week invece avrò i miei giocatori della Jupiler Pro League e quella dopo tornerà un'altra volta l'Argentina, quindi lì già sarò in piena forza per le ultime 4. Piccola parentesi, possiamo far vedere la squadra di Mr. Bean, perché io ci sono rimasto di stucco e tu lo sai bene quando l'ho vista, perché si è fatto, secondo me, senza... Oh, adesso vedremo tutte quante, Ho visto una cosa pazzesca, la squadra di Mr. Bean che è qua con noi, per quello dico, perché l'ho visto che ha scritto Ola, sembra pazzesca, cioè ha speso, magari c'aveva già i giocatori, però come prezzi, secondo me, quella Cup 240 pazzesca. Una cosa veramente da guardare, che quanto ha speso ciascuno per questa squadra. Magari lo possiamo vedere martedì, se rifacciamo un'altra live, chi lo sa. Sì, ma è veramente tanta roba. Ciò che ha fatto Mr. Bean nella Cup 240, boh, ci sono rimasto di stucco. Ma su E questo dopo... dobbiamo per forza andare a vedere sorare data, controllare ciascuno e non vogliamo stare qua fino a mezzanotte. No, però già Poi... vedendo i nomi ti rendi conto che sono carte di un certo livello, cioè non è come me che già Atalanta, c'erano giocatori di nomi risonanti, cioè quando ho visto io ho detto come cacchio ha fatto a metterli nella Cup 240, cioè ci sono rimasto di stucco. Comunque andiamo avanti. Come tanti altri ha utilizzato il cheat Mendy.
Sì. che sinceramente ancora mi sembra che non abbia giocato ancora quella partita dell'Africa, quindi può andare bene, può andare male, potrebbe non giocare Mendy, non si sa mai. Dobbiamo Cioè, vedere. io non so se Però, sia il titolare, se non lo sia. Boh. però boh, io Ehm, l'ho vista sinceramente. Bene, andiamo allora con quello che è in prima posizione nella Limited, che è Checco, 93, che ha Cecco. avuto... Cecco? No, sì, ecco Cecco. Scusate. Che infatti ha avuto due giocatori che hanno andato sopra il 80, uno sopra il 60 e dopo due sopra il 40. Addirittura ha sbagliato il capitano, quindi potrebbe aver fatto molto di più per la competizione Cup 240. Mhm. Ricordiamo che il capitano per noi, per la nostra lega, non importa perché il bonus non si tiene in conto. Quindi Punti chi abbia effettivi, scelto come pagavitano non avrebbe cambiato nulla. giusto? Bene, JR Sorare, il tuo buon amico, che ha messo un stack 20 della Lega olandese, che le è andato abbastanza bene, dai. Ha avuto giustamente i due giocatori che hanno fatto, beh, uno ha fatto doppietta, l'altro ha fatto un assist, sì, un assist, e gli hanno salvato la giornata, perché dopo per gli altri tre non hanno fatto niente di che. Quindi se non fosse stato per questi due, non sarebbe stata per niente buona questa giornata. Beh, dai. Addirittura il Twente ha vinto la partita, quindi mm, bene, un 2-1, niente male, niente male. Soreir, vamos. Anche qua non mi immagino sia stato molto economica questo stack con carte nuove. Giusto, non penso neanche io. Bene, andiamo adesso con Fantagriffo, la nostra ragazza, la unica ragazza che gioca a questa lega, che ha fatto uno stack Serie A, che già si capisce che abbiamo tre giocatori del Genoa, che lei è giustamente del Genoa, è tifosa del Genoa, e Ok. dopo abbiamo Djuric e Poniarcic. Quindi, in riassunto, lei andava contro di me, il mio stack Torino contro il suo semi-stack Genova. Ok. Lei mi ha inviato anche una foto che era allo stadio, giusto per dirmi che o andava bene a lei o andava bene a me. Alla fine ci è andato più o meno bene a tutti e due. Ma... lei che chiaramente con Djuric, il gol di Djuric è stato fondamentale per portarla a questa posizione così in alto, attualmente al podio di Le Limited. Bene, continuiamo con Giammi, che attualmente, se non sbaglio, tutti i giocatori li stanno giocando, sì, live, tranne il portiere. Quindi attualmente abbiamo un fisso 80 e dopo 4 giocatori che stanno ancora giocando. Quindi il 2,97 attuale potrebbe essere o molto di più o molto di meno. Secondo me Ma molto di più, però vedremo. intanto questo bel Rafa che ha già fatto un assist, niente male. Giusto. Dopodiché devo dire che le percentuali sono molto più che alte, quasi perfette, 14, 13, 12, quindi da vedere giustamente quanto avrà fatto senza queste percentuali. Giusto. Bene, Panofsky o Sorare Forbanis, per molti, è stato salvato da José Carro e Alexander Mendy, che gli hanno fatto due buoni punteggi, perché infatti tutti gli altri che hanno già finito le loro partite, sì, non hanno fatto una buona giornata. Quindi è stata una giornata giusta per Panofsky, con un 287, quindi per ora, tranne modifiche, si porta
almeno la soglia. Allora, Francisco, che sarebbe ora Sorare. Allora, Sì. un 100 da Steven Berwin, Più. incredibile. Soltanto un assist, quindi ha fatto veramente un partitone. Dopo Hanko, che anche lui sempre che porta degli all-around straordinari. Douglas e Borja che non hanno fatto buone partite, e qua troviamo come lo troveremo dopo nella squadra di Mr. Bean, il Mendy, che infatti aveva il cap di 13. Per questo motivo che chiaramente dopo hanno potuto mettere giocatori forti, perché Anko e Berwin, per esempio, sono sicuro che avevano un cap di almeno 60, se non ricordo male. Giusto. Quindi tanta roba aver scoperto